Ciao, salve a tutti, ben ritrovata, ben ritrovato. Il narcisista capobranco e la violenza di gruppo. Recentemente c'è stata una sentenza nei confronti di uno sportivo che ha commesso una violenza sessuale a una ragazza che a quanto pare voleva farlo solo con lui, mentre poi sono comparsi altri ragazzi e tutto si è trasformato in una violenza di gruppo. C'è una condanna di 6 anni con un risarcimento pecuniario di 100.000 euro. È sufficiente come pena secondo te? A me ha colpito molto come questo ragazzo, invitato a una trasmissione, abbia dichiarato di essere innocente con la massima calma e aplomb, come niente fosse, con una sicurezza strabiliante. Ma devo dire che mi ha colpito anche chi ha ripetuto più volte durante l'intervista che il soggetto sembra un bravo ragazzo. Ma come dovrebbe essere un soggetto che commette cose di questo tipo? Dovrebbe presentarsi con l'osso al naso, una cicatrice sulla guancia, lo sguardo truce? A me ha colpito lo sguardo veramente del ragazzo, sicuramente molto composto, molto composto, che non sembrava, e anzi direi proprio che non era lo sguardo di qualcuno dispiaciuto, ma più che altro sembrava assolutamente compiaciuto di essere innanzitutto dove era evidentemente e magari anche al pensiero di quello che aveva fatto, che ha commesso. Ci sono criminali che calcano le scene televisive con una disinvoltura e una capacità recitativa da fare, direi, spavento, con un'arte dissimulativa senza pari e non dimentichiamo che questi vengono pagati per presenziare in TV. Questo ragazzo nega senza mostrare un minimo di emotività che se non altro dovrebbe comunque esserci anche nel caso che sia stato accusato ingiustamente. Si tratta di una violenza di gruppo fatta a una ragazza che ha trovato il coraggio di denunciare, perché poi in questi casi l'inclinazione è di lasciarsi andare, di farsi cogliere dalla depressione, oltre che dalla vergogna e dalla paura. Quando avvengono queste violenze di gruppo o come si dice del branco, si stabilisce dopo anche una sorta di coesione psicologica di gruppo che porta alla negazione di quello che si è fatto e la negazione si alimenta di quella di tutti gli altri. Si parla in questi casi di istinti atavici e animaleschi, ma mi pare che questo sia un ridurre anche la questione stessa dell'istinto per forza alla violenza di quello che poi sarebbe un antenato predatore. Ma siamo proprio sicuri che l'istinto atavico sia proprio così predatoriamente violento a livello di branco sessualmente parlando? Almeno paragonando il comportamento animale a quello umano. Ed è giusto ridurre la questione a distinti atavici animaleschi, filogeneticamente primitivi? Questo si tende a farlo quando si parla di violenza sessuale di gruppo, molto meno quando si parla per esempio di violenze di altro tipo fatte in gruppo. In tal caso si preferisce andare più alla psicologia dei singoli nel gruppo. Le dinamiche del gruppo vanno ricercate qui più su una questione che psicologicamente riguarda il gruppo stesso che non gli istinti biologici atavici, direi, nella ricerca di una complicità che farebbe in modo di fare sentire i componenti del gruppo unici, invincibili, forti a scapito di una vittima sacrificale da brutalizzare e annientare, come una sorta di trofeo di gruppo. E la mia osservazione personale mi porta anche a dire che si tratta anche del tentativo di livellare la gerarchia del gruppo. Parlare semplicemente di maschilismo, macismo è ridurre la questione all'aspetto finale della violenza e al suo oggetto, perché le dinamiche che sollecitano il gruppo non sono solo una questione maschilistica e oggettivante. Ci può essere la componente narcisistica perversa? Sì, oltre che antisociale o sociopatica, ma ci sono anche fattori di conformismo nel gruppo, di estrazione culturale generalmente bassa, incapacità di controllo degli impulsi e dove ci sia anche una condotta sregolata in alcuni componenti del gruppo, se non in tutti, dove comunque il più forte tende a trainare gli altri più deboli e assoggettati.
Spero che questi 6 anni almeno vengano scontati per intero, senza sconti di pena, per questo violentatore, ma anche traditore, visto che la ragazza si era anche fidata di lui. E mi auguro anche che la vittima, la ragazza, si possa riprendere e sia supportata nel migliore dei modi. Se trovi interessante il video, lo trovi utile, ti piace, metti un like e condividilo. Sempre felice di leggerti, di confrontarmi anche con te, di confrontarci, di sapere come stai. Ti abbraccio forte e a presto, molto presto. Ciao, ciao ciao.